Oggi in cucina facciamo alchimia e vi faccio vedere come si fa la torta magica al caffè. Ecco il nostro caffè e adesso iniziamo l'impasto di questa torta. Mettiamo i tuorli dentro una ciotola capiente e aggiungiamo lo zucchero semolato e poi con le fruste di uno sbattitore elettrico li montiamo in modo che tutto diventi bello chiaro e spumoso. Perfetto, ora è il momento di aggiungere il burro fuso fatto raffreddare. E ora la farina setacciata. E aggiungiamo anche un pizzico di sale. Otterrete un composto piuttosto denso. E adesso è il momento di aggiungere il caffè e il latte a temperatura ambiente. Perfetto! Mettiamo da parte il composto e prendiamo gli albumi. Sempre a temperatura ambiente, mi raccomando. E li montiamo, ma non a neve ferma. Ecco qui, come vedete, gli albumi sono montati ma in modo molto leggero. Li vado a inserire nel nostro composto di caffè. E mescolo delicatamente. Ora prendo una pirofila, questa misura 25x20, l'ho imburrata e ci ho messo dentro della carta forno e ci verso il nostro composto. E adesso siamo pronti per infornare la nostra torta magica nel forno statico a 150 gradi per 80 minuti. Dopodiché sfornerò la torta, la lascerò raffreddare a temperatura ambiente e poi dovrà stare in frigorifero per almeno 3-4 ore. La magia di questo dolce rimane celata fino al raffreddamento, che è una fase estremamente importante, perché in un paio d'ore la torta si assesta e si stratifica. La potete presentare a fette oppure, come tradizione vuole, a cubotti. Estraiamola quindi dalla pirofila. La prima cosa da fare è togliere magari 1 centimetro di bordo da tutte le parti, perché così si vedrà al taglio la stratificazione. Come potete vedere, qui in basso abbiamo una sorta di budino, qui al centro una crema e questo sembra un pan di Spagna, dovuto appunto alla schiuma che abbiamo creato alla fine. E adesso tagliamo la nostra torta a cubotti. E ora spolverizziamo tutto con un po' di zucchero a velo. Se vi è piaciuta la mia torta magica al caffè, provatela a casa e fatemi sapere nei commenti.